Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati, eccoci qui, siamo in compagnia di Luigi di Oasi Vivae Piante, il titolare, e oggi, visto che è giornata di riprese video, è da stamattina che gentilmente ci sta facendo questa rapida carrellata di alcune delle piante che qui vengono coltivate. Quante sono, Luigi, più o meno? Produciamo circa 450 specie diverse. Pensate, io quando ho visto un'occasione del genere non ho potuto non prendere il treno e venire a Chieti, perché ho detto, quando mai mi capita un posto così bello, così, soprattutto con tutta questa grande varietà di piante, per poter girare dei bei video. E oggi, dopo questa lunga premessa, vi vado, o meglio, Luigi andrà a presentare quella che io almeno l'ho chiamata in modo errato palma, che invece è una Cicas. Cicas, guardate che belle. La Cicas non è una palma, infatti fa parte delle Cicadaceae, una famiglia di origine sudamericana, e queste vengono assimilate un po' alle palme per il portamento e per il tipo di foglia che imita molto quella in piccolo, quella di una Phoenix canariensis, che è la palma che quasi tutti conosciamo, diamo per scontato che sia la rappresentante unica delle palmacee. Ma la differenza iniziale che mi viene in mente subito è la dimensione. Questa pianta non raggiunge mai le dimensioni delle palme vere e proprie, ha una crescita molto lenta, molto compatta, è molto ornamentale quando le foglie sono belle, ma ha anche un'altra caratteristica fondamentale che determina anche la valenza commerciale, è il fatto che non viene attaccata dal ormai mitico punteruolo rosso, il Rhynchophorus ferruginosus, che è un insetto che praticamente ha divorato tutte le palme delle coste italiane del centro-sud e che continua ancora a mietere vittime, a deturpare proprio il paesaggio mediterraneo. Però questa pianta ne è totalmente immune, evidentemente non gli piace. La linfa di questa pianta non è gradita da questo insetto terribile che sta devastando l'intera la parte costiera del nostro territorio. È una pianta che fiorisce molto raramente, soltanto quando raggiunge una certa dimensione, circa intorno ai 15-20 anni questa pianta mette un fiore. Anche questa, come altre piante particolari, mi vengono in mente gli Ilex per esempio, è una pianta dioica, cioè tra questa fila di Cicas noi potremmo avere delle piante femmine e delle piante maschie. Quindi delle piante che hanno un fiore a forma di un piccolo melone che germoglia sempre dal centro, dall'apice vegetativo. Da questo apice, quando la pianta raggiunge la maturità, si può avere o un'infiorescenza di tipo femminile, quindi globosa, rotonda, ripeto, della grandezza di un melone, oppure un'infiorescenza maschile che è un'infiorescenza molto alta che raggiunge i 2 metri, una bellissima fioritura molto appariscente, e da questo fiore maschile il polline andrà a fecondare i fiori femminili, per cui poi si svilupperanno dei semi e quindi la si può riprodurre per seme. Un altro metodo di riproduzione di questa palma è, siamo passati un po' alla riproduzione perché tutti vorremmo averne diverse nel nostro giardino, terrazzo o balcone, la divisione di questi noduli, di questi ovuli che sono le nuove piante che si sviluppano intorno alla base per divisione di queste nuove piante, e poi vengono messe a radicare e sono delle tale praticamente già radicate. Per divisione possiamo diffondere questa bellissima pianta. È una pianta che, l'ultima domanda che faccio Luigi, è prettamente destinata al centro-sud Italia o anche al nord? No, non necessariamente. Certamente nel centro-sud Italia trova una valenza anche estetica, paesaggistica, nel senso che si addice di più, ma non è una pianta delicata al freddo, alle basse temperature. In Alta Italia potrebbe essere usata davanti all'ingresso di un palazzo, in un giardino, vicino a un cancello, per segnare proprio il posto, a ridosso di un'abitazione, perché rimane sempre di una dimensione contenuta e poi è un sempreverde. Attenzione, volevo sottolineare questo fatto perché le piante sempreverdi da poter utilizzare al nord non sono tante. Questa è una di quelle che si può usare. Perciò Alessandro, Luigi e le Cicas che vedete qui alle mie spalle vi salutano, vi chiedono di mettere un bel pollice all'insù se questo video vi è stato utile per voi e per gli altri. Ciao, al prossimo video!